Salve ragazze e ragazzi, allora oggi per la prima volta sto provando ad utilizzare questo tipo di fettuccia che si lavora con l'uncinetto. Allora, guardate che arma letale, che cos'è questo uncinetto? Porca miseria. Allora, l'uncinetto è un numero 12 e questa fettuccia io non so come si chiama, ma è fatta in pile. L'ho presa così un po' leopardata, tigrata, come vogliamo dire, però quando verrà lavorata non credo che l'effetto poi sia questo. Allora, siccome questa è la mia prima prova, la farò insieme a voi, così vedremo insomma se la cosa è fattibile o meno direttamente in diretta. Allora, io adesso inizierò a lavorare 15 maglie catenella, 15 punti catenella e vedo quanto è grande ovviamente la prima volta che faccio questo lavoro. Scusate, ma mentre che parlo con voi sto cercando, vedete, queste ho iniziato, quindi una, due, tre, quattro, 5, 6, 7, 8, allontano questo altrimenti non si vede, 9, 10, già 10 è un bel pezzettino, saranno 15 centimetri 10, quindi 11, 12, sono uscita fuori, 13, 14 e 15. Ecco qui, se ci riesco. Sembrava più facile. Questi sono 15 punti e dovrebbero essere, allora, calcolando che io ho un palmo, il mio palmo da parte a parte, cioè dal mignolo al pollice sono 20 centimetri, quindi questa sì, all'incirca 15 catenelle sono poco più di 20. Quindi con 15 per me è piccolina, perché ne volevo una borsa che abbia almeno 20 centimetri, quindi a questo punto, cioè 20-25 centimetri, ne farò un altri 5, quindi anziché essere 15 maglie catenella ne farò 20, quindi 3, 18, 19 e 20. Allora 20 secondo me è sufficiente per fare una borsa media, né troppo piccola né troppo grande. A questo punto farò un giro di maglia bassa, poi per questi punti, cioè la punto catenella, la maglia bassa, potete vedere, ovviamente vi metterò su questo video a fianco le maglie che utilizzerò per questa borsa. Allora adesso io farò un giro di maglia bassa e poi vedremo il passaggio successivo. Ora ho finito il primo giro di maglia bassa, ora che faccio? Faccio una catenella e rigiro il lavoro facendo ovviamente il secondo giro, solo che questa volta nella prima maglia bassa e nell'ultima maglia bassa di questo giro dobbiamo fare 2 maglie basse dentro la maglia bassa, quella sottostante. Quindi io ho fatto una catenella, inserisco l'uncinetto, faccio una maglia bassa e nello stesso foro di nuovo faccio una maglia bassa, poi faccio tutte maglie basse dentro ogni maglia bassa e quando arrivo qui alla fine nell'ultima vi faccio di nuovo 2 maglie basse dentro la stessa maglia bassa, quindi continuo il lavoro e vediamo il passaggio successivo. Ecco qui, ho finito il secondo giro e sono arrivata facendo le 2 maglie basse in questa ultima maglia bassa. Questa volta non torno indietro, ma
vado a lavorare su quest'altro, sul lato quello inferiore. In parole noi siamo usciti qua stiamo lavorando su questo verso, ho fatto le 2 maglie basse, ora farò un giro di maglia bassa facendo sempre 2 maglie basse all'inizio e 2 maglie basse dentro una maglia bassa alla fine, però lavorando ovviamente nel lato opposto, non più tornando indietro come abbiamo fatto prima. Quindi mi trovo qui, vado nella prima maglia e faccio 2 maglie basse dentro, aspettate che con la telecamera ho preso un filo solo, così farò 2 maglie basse dentro la prima maglia, quindi una e 2, e poi farò tutto il giro di maglia bassa proseguendo su questo lato, e poi farò le 2 maglie basse che nell'ultima maglia bassa alla fine, e poi vedremo come si dovrà lavorare successivamente. Arrivata a fare le 2 maglie basse all'interno della maglia bassa, ovviamente ci troviamo alla fine del lavoro. Ora farò una maglia bassissima che mi chiude ovviamente il lavoro iniziato. Allora, una maglia bassissima, lo stesso vi metterò il link, e diciamo che qui abbiamo fatto, vedete come prende la forma tondeggiante sui bordi. Allora, adesso qui io credo che farò un altro giro intorno, soltanto un altro, perché dovete scegliere poi voi quale altezza, cioè dare al vostro fondo della borsa. Io credo che farò un altro giro perché così mi sembra un po' bassino, e poi vi farò vedere il giro successivo. Allora, ecco qui, il nostro fondo della borsa è fatto. Adesso, lavorando sempre in cerchio e non mettendo più la catenella e chiudere con la maglia bassissima il giro, ma adesso bisognerà lavorare sempre in tondo senza fare lo scalino della maglia, faccio un giro di maglia bassissima. La maglia bassissima vi metterò sempre il link e poi vediamo il passaggio successivo. Allora, finita la base, a questo punto faremo sempre tutto intorno le maglie basse, però questa volta, solo per questo giro, anziché prendere le 2 maglie, vedete si forma il cuoricino come al solito, no? Le 2 a V, anziché infilare l'uncinetto in tutte e due in questo modo, noi prenderemo solo ed esclusivamente il filo quello sotto. Questa volta un filo solo della maglia, questa che viene a cuoricino o a V come vi avevo fatto vedere. Dovete prendere solo queste, le maglie che stanno sotto, per fare in modo che venga un bordino che poi vedrete lavorando a maglia bassa. Allora, ora vedete come ha preso questa forma qui piatta, e poi c'è questo cordoncino che sono quelle maglie che ovviamente noi non abbiamo preso, quindi fanno in modo che la borsa diventi piatta sotto e si comincia a fare il lavoro vero e proprio. Quindi adesso tutto il nostro lavoro verrà ovviamente fatto sempre giro intorno senza mai bloccare il giro oppure fare di nuovo la catenella per salire, no, si farà sempre un getto continuo fino all'altezza che desideriamo della nostra borsa, e sempre facendo la maglia bassa, e questa volta facendo la maglia bassa normalissima, prendendo ovviamente tutti e due la nostra V della maglia bassa sottostante. Quindi adesso io proseguirò la mia borsa fino all'altezza che mi sembrerà più idonea, e poi vedremo come potrò rifinirla. Quindi adesso continuo e ci vediamo al prossimo passaggio. Ecco, arrivata all'altezza che desidero della mia borsa, che è questa qui, in effetti vi faccio vedere qui, vedete è venuta tipo più stretta. Ora non so, forse se mi allontano si vede meglio. È più stretta, cioè viene a stringere, perché qui nei due lati, anziché lavorare tutte le maglie basse, ho saltato 4 maglie basse unendo ovviamente questi due
cioè facendo in modo che si stringe, e questa borsa viene tipo una piega e dà ovviamente alla borsa questo aspetto che si stringe, insomma. Ora io farò con il punto gambero, che questo ad esempio non ve l'ho fatto e penso che lo dovrò fare per farvi capire. E il punto gambero si chiama proprio così perché torna indietro. Tornerò indietro di un pezzetto tipo 7-8 maglie basse e poi farò la pattina, la pettorina, come la chiamate, cioè il risvolto per poter chiudere la borsa sull'altra parte. Allora adesso farò qualche punto a maglia gambero. In parole si prende l'uncinetto, si torna indietro a prendere la maglia, non in avanti, e si lavora sempre a maglia bassa, bassissima anzi. Ecco qua. Poi anziché andare avanti si va indietro, è per questo proprio che si chiama gambero, perché fa lo stesso la camminata del gambero, torna indietro in poche parole, e si tira il filo. Allora, di nuovo vado nella maglia dietro, prendo il filo e tiro e sfilo direttamente, quindi è una maglia bassissima al rovescio. Ora ve lo faccio vedere un'altra volta e poi proseguo io nel lavoro. Prendo il filo e sfilo e viene questo cordoncino di rifinitura. Allora, ora finita la borsa, ho fatto questa piccola pattina dove qui in fondo ho fatto 4 catenelle perché cucirò un bottone che ancora non ho deciso se sarà uno dei miei in fimo o in resina, e ho attaccato questa catena sui due lati dove avevo fatto quella calatura per far diventare la borsa più stretta. Quindi ho attaccato un lato qui e un anello qui. Ora devo vedere, insomma, ecco, di cercare il bottone e poi vedremo che cosa combinerò. Ecco come ho rifinito la mia borsa. Ovviamente dopo aver attaccato la catena ho cucito, diciamo, sempre con il filo della lavorazione questo meraviglioso giglio fiorentino che ho fatto in resina dal calco, come dicevo, di Margherita 75 e Marghe 75, e la borsa, ecco, questo è il risultato finale. Molto semplice, di facile realizzazione, e spero che vi piaccia. Ciao a tutti.